lasci Buck. L'ho incontrato una volta. Mi dispiace, io non dipendo da nessuno. Non sono socia di niente. Non posso aiutarti. No. Certo, devo ammettere che qui si fanno degli incontri interessanti, anche se non sei la persona che mi aspettavo di vedere qui. Hai un tocco speciale. Bentornati nella soffitta più intrigante del web, quella dove ogni angolo nasconde un ricordo. E ogni ricordo ha il volto e il corpo di una diva che ci ha fatto girare la testa. Oggi ci tuffiamo negli anni 80 e 90 per raccontare la storia di una donna che ha saputo incantare, stupire e provocare con un'eleganza tutta sua. Lei è Valentine Demy. E no, non è un nome inventato da un romanzo d'amore. Ma quasi. Valentine nasce come Marisa Parra, a Pisa, il 24 gennaio del 1963, sotto il segno dell'Acquario. Fin da giovanissima, il suo fisico scolpito e il suo fascino un po' algido, ma estremamente magnetico, attirano l'attenzione. Non a caso, prima ancora di approdare al cinema, è stata una campionessa di bodybuilding. Sì, avete capito bene, non solo curve da capogiro, ma anche muscoli scolpiti, roba da togliere il fiato a chiunque. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avviene tra set fotografici e copertine ad alto tasso di suggestione. La più famosa? Quella di Playmen, nel febbraio del 1989. Una copertina che ha lasciato il segno. Sguardo fiero, capelli a caschetto scuro alla Louise Brooks e un allure da eroina decadente. Valentine non passava inosservata. Ma è nel cinema di genere a luci soffuse che Valentine Demy trova la sua vera consacrazione. Tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, la ritroviamo in una sfilza di pellicole diventate veri e propri cult per gli appassionati. Intimo, Pomeriggio caldo, Dirty Love, Top Model 2, spesso dirette da maestri del genere come Joe D'Amato, con cui instaurerà una lunga collaborazione. E come dimenticare Snack Bar Budapest, con la regia di Tinto Brass, anche se il suo ruolo lì è più contenuto rispetto ad altre dive brassiane. In questi film, Valentine è sempre al centro della scena, elegante, decisa, sensuale, ma mai volgare. Il suo corpo è un'arma, ma è la sua presenza scenica a fare la vera differenza. Non è la classica bellezza ammiccante e sorridente. Valentine ha uno sguardo da pantera e un modo di muoversi che è tutto un programma. È dominante, ipnotica, inconfondibile. Attorno al 1994 avviene la svolta. Valentine abbandona il cinema più soft per dedicarsi al mondo dei film più espliciti, scegliendo di non nascondersi più dietro le sfumature. Ma attenzione, anche in questo nuovo percorso mantiene uno stile riconoscibile, più raffinato di quanto ci si aspetti. E poi, quel nome d'arte. Omaggio chiarissimo a Valentina, la creatura disegnata da Guido Crepax. E in effetti il taglio di capelli, l'estetica ricercata, il gioco continuo tra eros e introspezione, tutto richiama l'immaginario sofisticato della mitica protagonista a fumetti. Tra i suoi lavori più ricordati dagli appassionati ci sono titoli come Valentine, Voglia di donna, Valentina appuntamento a Berlino, Sogni di una donna in carriera e molti altri, girati tra l'Italia, la Germania e la Spagna, dove il suo nome era una garanzia. Ma Valentine non è solo cinema. Negli anni 2000 si allontana gradualmente dalle scene, scegliendo la strada della riservatezza. Niente reality show, niente gossip, un po' alla Greta Garbo. E oggi si sa pochissimo di lei. E questo, ammettiamolo, rende il suo mito ancora più affascinante. Quelle dive che si concedono solo per un tempo limitato e poi spariscono. Sono quelle che restano nei nostri sogni per sempre. Nel grande album del cinema italiano più audace, Valentine Demy occupa una pagina intera. Una donna che ha saputo usare corpo, intelligenza e stile per lasciare il segno. Non si è mai piegata ai cliché, ha sempre fatto scelte coraggiose e per questo, qui nella nostra soffitta, le riserviamo un posto d'onore. E ora tocca a voi. Vi ricordate il primo film in cui l'avete vista? O magari avete ancora qualche vecchia videocassetta nascosta in soffitta? Scrivetelo nei commenti. E se volete continuare a scoprire con noi le storie, i volti e le curve indimenticabili delle dive italiane degli anni 70, 80 e 90, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like se volete più puntate come questa. E magari, perché no? Diteci anche chi vorreste protagonista della prossima avventura nella nostra e vostra soffitta di Pippo.